nostra clientela. Centrale Sport con Daniele Magnani. Tutto lo sport della Romagna. Con Daniele Magnani e non solo direi, giusto Daniele? Alla mia sinistra, vedi? Il grande Lorenzo Lucchi, la nostra punta di diamante, insomma, largo ai giovani. Largo ai giovani, ai giovanissimi. Bisogna far giocare i 2000, i millennium, quindi tu sei un 2005, quindi insomma sei già vecchio, insomma, che ho visto che alcune squadre fanno giocare i 2007, 2010. La mia mala è un 2007. Quindi pensa a te, ma anche quello che ha debuttato in Champions 2010, non mi ricordo in quale squadra, insomma, comunque vabbè. Buonasera, bentrovati tutti quanti ai nostri amici di Centrale Sport, 8ª puntata. Vi ricordiamo già sin d'ora che ci saremo anche lunedì prossimo, anche se sarà festivo, anche perché poi sarà immediato proprio il post Cesena Sud Tirol, perché questa settimana Lorenzo abbiamo dovuto fare a meno questo weekend. Come hai passato il weekend senza calcio, diciamo, di quello importante? Il Cesena, la primavera, tutto fermo. Ha vinto la femminile. Esatto, ho fatto l'articolo sul Corriere Romagna. Ha vinto la femminile col San Marino, terzo posto in classifica. Quindi terzo posto in classifica, secondo a pari merito con Mezzani. Devo dire che le ragazze mi hanno stupito. Mi hanno stupito particolarmente. Hanno giocato veramente bene contro il San Marino. Ci sono stati sprazzi di ottimo calcio, secondo me. Tra l'altro anche lì mi sembra ragazze giovani, insomma, ecco, tutte molto giovani, alcuni in prestito da club più importanti. È un po' il marchio di fabbrica del Cesena femminile, no? Hai qualche notizia sul Toto direttore sportivo per caso? Ancora tutto, lì tutto nuvolo. Sì. Bene, allora prendiamoci una piccola pausa, diciamo, di Cesena Calcio, che mi sembra ha ripreso gli allenamenti oggi, è andato 2 giorni di riposo in più, ma concentriamoci su quello che sarà l'impegno della nazionale dopo che ha battuto l'Irlanda del Nord. Siamo alla vigilia di questo Bosnia-Italia che sarà determinante, ma alquanto combattuto, soprattutto anche per le condizioni climatiche. Sì, guarda, io prima mi sono preparato bene. Bravo. Io prima di parlare della partita contro la Bosnia volevo parlare di un'altra partita, l'ultima finale che ho visto da tifoso dell'Italia, quella a Wembley contro l'Inghilterra, finale dell'Europeo, una domenica caldissima, l'11 luglio. Quella è una di quelle partite in cui tutto per un secondo si ferma, tutto scompare intorno a te. Ricordiamo il periodo del Covid, un periodo buio, fatto di sofferenza, che Donnarumma con quella parata su Saka fa scomparire per un secondo, uno soltanto, una di quelle partite che forgiano emozioni nel cuore, nella mente, una di quelle partite proprio indimenticabili che ti porti dietro per tutta la vita. Stringerci in un abbraccio collettivo, no? Con la tua famiglia, con i tuoi amici, scendere in piazza insieme a milioni di altri italiani. Ecco, quando capisci che il calcio non è solo uno sport, è molto di più, forse manca proprio questo all'Italia, che ovviamente una gioia del genere non la vive da ormai troppo tempo, e anche ai tifosi dell'Italia. Contro la Bosnia non sarà una finale di un europeo, non sarà una finale di un mondiale, ma sarà una partita altrettanto importante per andarci al mondiale, ecco sì, anche perché poi siamo veramente a un pochissimo, insomma, anche se ripeto come cliente, insomma, questa Bosnia, insomma, dura a morire, e soprattutto diciamo un po' un'Italia che ha fatto un po' con l'Irlanda del Nord, un po' come ha fatto il Cesena col Catanzaro, primo tempo abbastanza imbastito, poi secondo tempo meglio, quindi ci auguriamo che... Certo, contro l'Irlanda è stata una partita chiusa, no? Nel primo tempo ci sono stati tanti cross, sia da parte di Politano sia da parte di Di Marco. Non c'è stata quell'azione lampante, quel filtrante che invece è arrivato nel secondo tempo con Retegui che manca quell'occasione clamorosa da gol. L'immagine secondo me da tenere conto contro l'Irlanda è Gattuso poco prima del gol di Tonali, che carica l'intero Gewi Stadium, che carica l'intero stadio. Invece la Bosnia sì, è un cliente difficile da affrontare. La Bosnia ha partecipato a un solo mondiale nel 2014, tra l'altro l'ultimo mondiale a cui abbiamo partecipato anche noi, no? Per fare un attimo un paragone così, Mbappé non aveva ancora esordito nel calcio professionistico nel 2014, per capirci, e venne eliminata ai gironi. La Bosnia vinse l'ultima partita del suo campionato del mondo contro l'Iran 3-1 e segnarono Pjanic e Dzeko, le due stelle di quella Bosnia che oggi ha tanti diversi giocatori. Dzeko gioca ancora, esatto, ha diversi giocatori che conosciamo bene in Italia, come Kolasinac che gioca nell'Atalanta,
come Muaremovic che gioca nel Sassuolo. Poi ci sono giocatori interessanti come Demirovic, che è appunto la punta insieme a Dzeko della Bosnia, che gioca nei nostri amici dello Stoccarda, che sta disputando una buona stagione. E poi, visto che prima parlavamo di giovani, occhio a Alabegovic, che è un 18enne molto molto interessante, che gioca a centrocampo nel Red Bull Salisburgo, che sta disputando una grande stagione. E occhio ovviamente anche al campo, al fattore campo. Non sarà facile giocare a Zenica. Ecco, mi ha colpito oggi sulla stampa una foto in particolare. Il campo di Zenica è delimitato da condomini, da appartamenti, e mi ha colpito particolarmente la foto di questi ragazzi proprio che sono in un condominio vicino allo stadio, con un fumogeno rosso, con le braccia al cielo, quasi a dire benvenuti, no? È una foto interessante, ecco, speriamo possa andare nel migliore dei modi la partita, e che gli azzurri affrontino da subito bene questa Bosnia. Bene, allora domani sera mi raccomando tutti alle 20:45 davanti ai teleschermi per tifare Italia, insomma per raggiungere questo sospirato mondiale, insomma quanto discutibile, insomma si giocherà un po' dappertutto, in Canada, insomma vabbè, comunque lunedì prossimo racconteremo anche un po' com'è andata e ripeto torneremo sul Cesena Calcio, ma andiamo in Serie C dove diamo la linea. Mi sembra dovrebbe esserci Sandro Camerani in linea con noi. Ci sei? Sì, sono qua. Ecco, un colpo esterno del Ravenna, e attendendo magari per quelli proprio appassionati al 100% di godersi in poltrona Arezzo Ascoli, insomma, per vedere come andrà a finire il big match tra la prima e la seconda. Però intanto il Ravenna porta a casa 3 punti in esterna. Dici un po' com'è andata. Ma è stato un buon Ravenna, ha subito per un pochino il primo tempo la pressione del Gubli, che però non è mai stato veramente pericoloso, e invece il Ravenna ogni volta che ripartiva creava pericoli. Prima c'è stato un miracolo del portiere su Fischnaller, poi è arrivato il gol di Fischnaller e un'altra occasione di Colonare di salvata sulla linea, e poi è arrivato a fine primo tempo il 2-0, che però è stato giustamente annullato per una spinta di Spini, anche se in modalità abbastanza strane, perché l'arbitro prima l'aveva concesso e Gulli aveva finito le card, e dopo un minuto l'arbitro ci ha ripensato, l'ha annullato, però insomma era giustamente da annullare. Secondo tempo il Ravenna ha controllato l'inizio, poi ha segnato il secondo gol e la partita praticamente si è chiusa lì, quindi ritornato alla vittoria dopo 4 mesi, praticamente un girone, perché l'ultima vittoria esterna fu a Pineto e sabato prossimo ci sarà Ravenna Pineto, quindi un girone dopo il Ravenna vince fuori, adesso è terzo matematicamente. Se l'Ascoli dovesse perdere un punto dall'Ascoli, ma l'Ascoli avrà comunque una partita in più da giocare rispetto a Ravenna, che ne ha ancora soltanto 3. La cosa a questo punto, la cosa molto interessante è che Ravenna ha possibilità molto elevate di arrivare come miglior terza dei 3 gironi, cosa che le permetterebbe di avere il vantaggio del fattore campo e degli eventuali poi supplementari al ritorno giocando in casa. E per farlo dovrà fare almeno 5 punti nelle ultime 3 partite, che non sono proibitive anzi, ma se Ravenna farà meno di 5 punti, poi per non arrivare terza la Salernitana dovrebbe farne 12 in 4 partite, quindi diciamo che il Ravenna con una vittoria nelle ultime 3 quasi sicuramente sarà la miglior terza classificata dei 3 gironi per i playoff. Benissimo, benissimo. Allora ci sentiremo lunedì prossimo per il post Ravenna-Pineto. Si gioca domenica Ravenna-Pineto? Sabato. 17:30 sabato. Perfetto, il sabato di Pasqua, giustamente alle 17:30 Ravenna-Pineto. Grazie Sandro, grazie. Torniamo in studio. Abbiamo Franco Pardolesi che non l'abbiamo, non riusciamo a trovarlo, quindi chiedo l'assist del nostro direttore. Ci fermiamo con una canzone. Eccoci di nuovo in studio, sono 19 in questo tanto, 19 siamo riusciti a recuperare Franco Pardolesi da Forlì per il Forlì Calcio, però Franco, correggimi se sbaglio, non è andata benissimo il weekend per i biancorossi.
No, è stata una partita abbastanza deludente, a dire la verità. Il Forlì nelle ultime partite, pur raccogliendo poco, aveva giocato delle buone gare, mentre nell'ultima in casa con la Pianese, che è una squadra tranquilla anche se è sesta in classifica, quindi una squadra forte, ha disputato una partita opaca con poco ritmo, pochissimi tiri in porta, poche occasioni. Lo 0-0 ci sta, è un punto che fa sempre comodo, però gli sportivi si aspettavano una vittoria per mettere praticamente una parola fine al discorso salvezza. Quindi rimandiamo il discorso salvezza Adesso, dopo la sosta pasquale, lì a partite con due squadre diversamente impegnate. La prima in casa del Bra che sta lottando per la salvezza, e poi viene l'Ascoli che sta lottando per andare in Serie B, e quindi sono due partite difficili che il Forlì dovrà affrontare con la massima attenzione per non compromettere un campionato che ancora non è deciso, anche se il vantaggio la squadra che è la San Benedettese è di 6 punti per non andare a finire nei play out. È abbastanza tranquillizzante, ma non ancora definitivo, perché con due partite del genere, se ti va male, c'è la possibilità di essere risucchiati in una zona sgradita, diciamo così. Sarebbe un peccato. No, Va bene. Rovinare una stagione che fino adesso, tutto sommato, come neopromosso, è stata positiva. Bene. Allora ci sentiremo comunque lunedì prossimo, anche se appunto il prossimo appuntamento del Forlì è dopo Pasqua, quindi mi pare di capire. Possiamo parlare lo stesso della squadra. Esatto. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutto lo staff. Grazie Franco. Che una trasmissione che mi sembra stia funzionando egregiamente. Faccio Bene, complimenti a sì, tutti. sì. Grazie a tutti voi, perché è proprio così mescolata, insomma, mix, insomma, quindi varie voci rende sicuramente la cosa più interessante per i nostri ascoltatori. Grazie ancora Franco, grazie, a prestissimo. Grazie, tanti auguri ancora. Grazie. Allora noi salutiamo, oltre a Franco, anche Lorenzo Lucchi che ci deve abbandonare, al quale chiedo l'ultima cortesia di fare con il mio telefono la telefonata a Stefano Benzoni per parlare di basket. Nel frattempo io saluto i nostri 3 compagni di avventura, la Rosa dei Venti dell'amico Vito con tutto il suo staff. È una pizzeria e ristorante a Forlimpopoli, nella tangenziale esterna in via Berlinguer 57, propone piatti ottimi di carne e pesce, anche la pizza cotta nel forno a legno. È aperto tutti i giorni a pranzo e alla sera invece dal giovedì alla domenica. La Rosa dei Venti, la scelta giusta per il tuo palato. Poi abbiamo Apart Hotel in via Romea 605 a Cesena. È tutte e due, nel senso che è un appartamento, perché in ogni stanza c'è l'angolo cottura, l'angolo cucina dove puoi cucinare, ma è anche un hotel che ti cambia la biancheria tutti i giorni, ti offre una colazione di qualità in stanza. Romea Apart Hotel in via Romea 605, il meglio di un appartamento con la comodità di un hotel a prezzi che non sono assolutamente il doppio. Poi chiudiamo con il Rifugio Agriturismo, nella speranza che arrivi anche un po' di buona stagione. Agriturismo Rifugio è un luogo di tradizione romagnola situato nel cuore della campagna cesenate, sopra Calisese, prodotti di propria produzione che diventano protagonisti di una cucina che rispetta la stagionalità, immerso nella natura, un luogo autentico. Il Rifugio Agriturismo, è consigliata la prenotazione. Allora salutiamo, ripeto, di nuovo Lorenzo Lucchi che ci deve lasciare per un impegno. Studia in settimana come hai sempre fatto, oggi ripreparatissimo su Bosnia Italia di domani sera. Continua così perché mi stanno tutti i giorni facendo dei complimenti, quindi grazie ancora del tuo contributo, sempre spigliatissimo, vivacissimo. Grazie. Alla Buona prossima Pasqua a puntata. tutti. Grazie, buona mille. Pasqua anche a te. Ciao Lorenzo. Allora dovremmo avere in linea Stefano Benzone, non Massimo, chissà perché la settimana scorsa ti ho chiamato tutte le volte Massimo, invece Stefano Benzoni, corrispondente anche del Carlino. Il basket mi sembra non benissimo, parlane tu Massimo, a te Stefano. Sì, grazie Daniele, buonasera a tutti. Non è andata benissimo la trasferta di Scafati per l'Uni Euro Forlì, anche perché alla squadra forlivese sono venuti a mancare
3 giocatori molto importanti come Capitan Riccardo Tavernelli, il migliore giocatore italiano, vale a dire Raffaele Gaspardo e De Monte Harper, fermati tutti e 3 per motivi fisici. Tavernelli per la lussazione di un dito, Gaspardo per un problema alla caviglia piede sinistro e Harper per un dolore al tendine d'Achille. Nonostante l'assenza di questi 3 giocatori molto ma molto importanti, Gaspardo e Harper partono regolarmente in quintetto nella formazione forlivese. Forlì non ha affatto demeritato, perché ha chiuso il primo quarto sotto di 7 punti, è rimasto in partita anche nel secondo quarto, andando a -8 all'intervallo, ed ha dato battaglia anche nel terzo periodo, chiuso sempre a -8. Forlì è riuscita a lottare pur in evidenti condizioni di inferiorità numerica a livello di giocatori, di classe, di talento, fino a quasi metà del quarto periodo. Qui sull'83 a 72 Forlì non ce l'ha fatta più, le ha spese tutte, ha dato fondo a tutte le sue energie e negli ultimi 5 minuti e 28 ha subito un parziale di 13-0 senza segnare nemmeno un punto, con un punteggio finale di -24 che francamente, pur cristallizzato nella certezza della matematica, non rende onore alla prova dei forlivesi che a livello di classifica non vedono cambiare per nulla la loro posizione e quella di 100. Infatti 100 ha perso a Verona, quindi Forlì resta avanti di 2 punti rispetto a 100, e sabato, giorno della vigilia di Pasqua, affronterà in casa Roseto per vincere una partita che sarà molto ma molto e mantenere il vantaggio sulla formazione centese. Perfetto, quindi anche tu lunedì ci darai resoconto, insomma, di questo incontro. Ormai la stagione sta volgendo a termine, quindi in bocca al lupo a te, anche a te auguri di buona Pasqua da parte di tutta la nostra redazione. Grazie per i tuoi interventi sempre precisi, puntuali. Ci sentiamo lunedì di Pasqua, di Pasquetta. Tanti okay? Auguri di buona Pasqua a te e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie Stefano, a presto, ciao. Allora, abbiamo in linea da Ravenna invece Maurizio Coreni per la formazione. Ci fermiamo. Vincenti. Centrale Sport, in un unico contenitore tutto lo sport della Romagna. Eccoci in collegamento con Maurizio Coreni da Ravenna. Come emozioni vincenti a Ravenna oppure no? Innanzitutto buonasera a te Daniele e a tutti i radioascoltatori. Purtroppo le sensazioni non sono sicuramente positive, perché purtroppo a Quarrata è arrivata per l'ora sì la 7ª sconfitta consecutiva. Una sconfitta che la pone adesso a 2 punti solo avanti rispetto alla zona salvezza, però alle prese con un calendario difficile, a cominciare già dal prossimo turno, sabato prossimo, contro la Luis Roma, che è una squadra in crisi, però è ancora al 6º posto in classifica, che è quindi in piena zona playoff. Se fosse la squadra, quella di Ravenna, vista all'opera nel girone d'andata, ci sarebbe anche da essere ottimisti sull'esito della sfida. Però quella che si è vista ieri sul campo toscano è sembrata una squadra spenta, disunita, totalmente incapace di rispondere in maniera adeguata all'assalto nell'ultimo quarto dei padroni di casa. E purtroppo l'approccio non è stato a livello delle prime 3 frazioni di gioco. La squadra è stata distratta in difesa, non ha gestito bene l'attacco, tanto che ha segnato solo 10 punti, e gli avversari, che non sono niente di trascendentale perché arrivavano distanziati di 4 punti in classifica, sono stati bravi a segnare e a giocare con maggiore lucidità. Certo era che dopo aver osservato un turno di sosta
ci si aspettava una squadra più riposata e decisa a riportare un po' di sereno in casa giallorossa, però la prestazione, come ho detto, è stata pessima, anche se coach Auletta nel post gara ha dichiarato invece di aver visto bene i suoi almeno per 3/4 del match, pur ammettendo che Quarrata è stata più determinata ed energica nel cercare la vittoria. Guardando da fuori, sperando che le ultime 5 gare che la separano dal termine della stagione non si trasformino in una via crucis, purtroppo l'ennesima prestazione, visto che siamo nella settimana santa. Sì, appunto. Purtroppo, sai, l'ennesima prestazione deludente di questo scorcio di campionato è stata un po' la conferma di un gruppo che è stato male allestito in partenza per cause di forza maggiore, perché purtroppo ha dovuto sopportare la dolorosa perdita del suo presidente e in fase di intervento sul mercato non si sapeva insomma la società che fine avrebbe fatto. Si è partiti in ritardo, si è fatto una squadra in ritardo che sicuramente non è che sia la peggiore dal punto di vista tecnico, però ha evidenziato dei limiti caratteriali abbastanza notevoli, diciamo così, tant'è che su 31 gare disputate è giunta alla 20ª sconfitta, insomma. E quindi sempre per di più ripetendo gli stessi errori visti in precedenza, insomma, e quindi si è fatta parecchio complicata la strada verso la salvezza diretta, insomma. Speriamo di voltare pagina, dai, speriamo. Sì, esatto. Speriamo di voltare pagina. Intanto bisogna recuperare il capitano che dopo un mese è ritornato a giocare. Poi c'è anche un nuovo arrivato in casa, che è arrivato sabato scorso, un giocatore che ha esperienza di categoria superiore, quindi insomma con una settimana in più di allenamento si chiede a lui prima di tutto quella leadership che non si è mai vista in campo per tutta questa stagione, insomma, e cercare, indipendentemente da chi si affronta, che sia il primo o l'ultimo della classe, insomma, di portare a casa almeno quel paio di vittorie che permettono di salvare la stagione. Qualche spiraglio c'è, aggrappiamoci a quelli e speriamo di risentirci con qualche buona notizia lunedì prossimo, ok? Grazie ancora Maurizio. Buone feste, buona Pasqua a tutti. Grazie anche a te, ciao, a lunedì prossimo. Un brano musicale, il nostro direttore è già pronto, poi ci butteremo sulla pallavolo, ma restate con noi fino alle 20 e anche oltre, perché abbiamo una pagina motoristica sia per quello che riguarda la Formula 1 che per quello che riguarda il MotoGP, quindi pagina del volo appena rientriamo in studio dopo il brano, e poi chiuderemo con il mondo dei motori. Tutto lo sport della Romagna. Bene, 19:43, voltiamo pagina dal basket al volley, che mi sembra abbia notizie migliori. Sentiamo da Ravenna Massimo Montanari. Ciao Massimo. Ciao, buonasera a tutti i radioascoltatori. La notizia migliore non è arrivata, nel senso che l'ultima partita di regular season ha visto la Consar cedere in casa all'Adda Pineto, che ha fermato la sua forza, il suo grande valore tecnico, e ha legittimato il primato. Alla fine, in un'appassionante volata finale, tutte le squadre hanno mantenuto la loro posizione: Pineto prima, Brescia seconda, Prata terza e Ravenna quarta. Per il terzo anno di fila comunque Ravenna chiude tra le Big Four del campionato e ora si appresta a disputare con grande entusiasmo e fiducia i playoff che inizieranno il 12 aprile
contro la Virtus Versa, che è arrivata quinta in regular season. Gara 1 il 12 aprile a Ravenna, poi gara 2 il 15 in Campania, eventuale gara 3 di nuovo a Ravenna il 19. L'aspetto rilevante ieri è stato il colpo d'occhio offerto dal Pala De Andrea, uno straordinario colpo d'occhio con 1800 persone, come da anni non si vedeva, una nutrita rappresentanza anche di tifosi calorosi, rumorosi, appassionati giunti da Pineto. Un segnale importante, una partita di cartello che ha richiamato finalmente il pubblico delle grandi occasioni. Anche questo può essere un segnale interessante di un'attenzione, di un rilievo, di una vicinanza che la squadra di pallavolo, la società Porto Costa è riuscita a ritagliarsi, a guadagnare nel tempo, costruendo gara dopo gara, mese dopo mese, questo risultato. Quindi adesso la squadra ricarica le pile, la sosta di Pasqua giunge a proposito per preparare al meglio i playoff e sarà occupata dalla Supercoppa, che vedrà affrontarsi a Pineto, l'Abba e il Brescia, che va a disputare la finale in quanto secondo in classifica dietro a Pineto, che aveva già vinto la Coppa Italia, quindi aveva acquisito in quella maniera il titolo di disputare la Supercoppa. Noi quindi ci riaggiorniamo per lunedì 13, ne approfitto per fare buona Pasqua a tutti i radioascoltatori. Grazie mille, grazie anche a te, grazie Massimo. Rimaniamo nel volley, dal maschile al femminile abbiamo il contributo di Valerio Rustignoli. A te Valerio. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Centrale, bentrovati al punto con i risultati del campionato di Serie B1 femminile di pallavolo, giunto all'8ª giornata del girone di ritorno. È stato un weekend molto positivo per le formazioni romagnole, a partire dall'Olimpia Teodora Ravenna, che ha sbancato per 3-0 il campo di Riccione, al termine di una partita ben più equilibrata di quanto non dica il risultato finale, 23-25, 21-25, 22-25 i tre parziali, con cui le ragazze di Coach Rizzi avvicinano ulteriormente la A3, consolidando il primato e portandosi addirittura a +7 dalla seconda Ripalta, che ha vinto solo al tie break contro Ostiano, perdendo un altro punto rispetto alla formazione giallorossa, che sembra ormai veramente lanciata verso una meritatissima promozione. Risultato importante anche per l'Elettromeccanica Angelini Cesena, che ha sbancato per 3-1 il campo di Reggio Emilia, ribaltando un primo set giocato malissimo dalle ragazze di Coach Lucchi e perso per 25-14, ma poi la formazione cesenate è riuscita a conquistare gli altri 3 set, conquistando 3 punti importantissimi per il morale, ma soprattutto per una classifica che ora vede le cesenati a +8 sulle zone calde della classifica, con un'accelerata importante nell'ultimo mese che sembra aver ridato un po' di tranquillità in casa cesenate. Importantissimo successo anche per la Live 365 Forlì, che sul campo di Montespertoli ha vinto per 3-2 al tie break, conquistando 2 punti importanti che per la prima volta da un mese proiettano le ragazze di Coach Focchi virtualmente fuori dalla zona retrocessione. Resta addirittura qualche rammarico per Forlì, che nel secondo e nel quarto set ha perso in volata rispettivamente 27-25 e 25-23, e per una prestazione comunque di alto livello da parte della Libertas, trascinata da Narcangeli a 27 punti, da un duo Bacci Folli in grande serata, e che potevano portare addirittura 3 punti all'aggancio anche alle toscane in classifica, ma poco male. Il prossimo turno, quando mancano 5 giornate al termine della regular season, Ravenna giocherà contro il fanalino di coda Scandicci per provare a consolidare il proprio primato. Trasferta difficilissima per Riccione sul campo di un VTB Bologna che sembra aver ripreso la marcia dopo un inizio di anno un po' faticoso, e gara decisamente ostile anche per Cesena, che al Pala BCC Romagnolo ospita la seconda forza del campionato Ripalta, che però è reduce da 2 tie break consecutivi e che quindi offre la possibilità probabilmente di fare punti anche a Benassi e compagne. Sfida molto importante al Villa Romiti, dove la Live 365 Forlì ospita la Pallavolo San Giorgio, che attualmente avanza proprio le forlivesi di 2 punti in classifica, quindi anche per Forlì è ghiottissima l'occasione per fare
3 punti che varrebbero il sorpasso e che varrebbero probabilmente la possibilità di provare a respirare in vista di una volata salvezza che insomma è nel suo pieno, giunti ormai alla fine del girone di ritorno. Ricordo che le gare di cui abbiamo appena parlato si giocheranno nel weekend dell'11 e del 12 aprile dopo la pausa pasquale, e noi ci ritroveremo come sempre per fare il punto su questi risultati. Buona serata e buon proseguimento. Perfetto, grazie a Valerio Rostignoli. Abbiamo già in linea con la pallavolo, quindi ci ritroveremo dopo Pasqua, perché appunto ci sarà la pausa pasquale a differenza del calcio e del basket. E adesso abbiamo in linea un pimpante, quanto mai pimpante, Emiliano Tozzi, perché anche questo weekend tra Giappone e Stati Uniti, insomma, ti sei divertito, Emiliano? Vai! Daniele, mi sono divertito, sì. Poi sai, Jimmy Zanotti mi stimola, dice poi mi dirai tutto lunedì, mi farai presente tutto quello che c'è, che è successo in questo fine settimana tra 2 e 4 ruote. Di cose ne sono successe davvero tante, scusate. Mi piacciono molto le statistiche. Allora, se vogliamo parlare di statistiche, io gioco un po' sui colori e sui numeri, perché il nero batte il rosso, e credo che questo sia facile, perché di nero sono vestiti sia Marco Bezzecchi, il Bez, che H, Kimi, Antonelli, e il rosso che perde è quello di Ferrari e Ducati, per motivi diversi e ragioni diverse. La cosa più secondo me eclatante in termini di ricorrenza è pensare che dal 1952, quando Umberto Masetti vince il suo secondo mondiale con la Gilera 500, non ci sono un pilota italiano e un centauro italiano in testa ai rispettivi campionati ridati. All'epoca furono Alberto Scari e appunto Umberto Masetti, e oggi parliamo di Marco Bezzecchi e Andrea Kimi Antonelli. E questo già dà un po' un quadro, secondo me, importante per capire cosa stiamo vivendo e da quanto tempo non succede una cosa simile, che è veramente, dal mio punto di vista, che sono un amante poi della storia delle corse, è bellissimo poter cogliere e riconoscere queste cose per come stanno succedendo. Poi, entrando un pochino più nello specifico, di similitudini, volendo, se ne trovano anche di altro tipo, perché sia per il Bev che per Kimi è scrivere una storia completamente nuova. Pensate solo cosa sarebbe se Kimi vincesse il mondiale con la Mercedes, un pilota italiano non ha mai vinto un mondiale con un'automobile straniera, con una marca straniera. Il Bev in Aprilia sta semplicemente facendo cose che mai nessuno ha fatto, perché 5 vittorie consecutive tra 25 e 26, 121 giri in testa, come dal 1992 non aveva mai fatto nessuno, dando la cifra di quello che poi sono numeri che raccontano piloti e centauri che stanno proprio tracciando dei nuovi sentieri. Poi, entrando un pochino più nello specifico, io adesso mi voglio soffermare sulle 2 ruote, perché ho 2 minuti e vorrei cercare un po' di fare il quadro per poi parlare meglio di Formula 1. Aprilia si trova ad avere una moto che è diventato il punto di riferimento della stagione, perché 3 vittorie consecutive sono veramente tanta roba, e tanta roba è anche il fatto che Jorge Martinator è secondo in classifica a 4 punti dal Bev, con una regolarità che la dice lunga sulla capacità tecnica e il valore tecnico della moto di Nuale. A questo aggiungete poi che ieri sera, chi ha guardato la gara, Ogura stava facendo una rimonta veramente spettacolare con un sorpasso su Di Gianantonio semplicemente da Cineteca, e solo un problema tecnico ha probabilmente privato il pilota giapponese del team americano che corre con Aprilia di un podio quasi certo. In tutto questo c'è comunque il neo di 2 sprint race che Bev ha buttato alle ortiche tra Thailandia e non più tardi 2 giorni fa in Texas, proprio Austin, dove praticamente la sua eruenza è stata più forte di quella che è le forze della fisica che tengono l'Aprilia attaccata all'asfalto. Altrimenti parleremo veramente di un dominio, lo dico assoluto, ma veramente importante. Aprilia è una moto più reattiva, più agile. Ducati straccia la gomma posteriore e crea problemi seri
vedi Marquez la caduta il venerdì, vedi quello che ha detto Pecco al termine della gara di ieri. Avevo un po' illuso con il risultato della sprint, in cui comunque Bagnaia dava idea col secondo posto di essere comunque un attimo tornato a vita. Purtroppo la domenica ha smentito questi aspetti. In tutto ciò il KTM sta dicendo il suo, perché è stata un'ottima gara sia di Bastianini e di Acosta con il terzo podio, che a questo punto con 12 podi e nessuna vittoria è il pilota che è andato più volte al podio senza aver ancora ottenuto appunto una vittoria in MotoGP. Per ora questo dice le due ruote. Ok, allora rifiata perché hai un entusiasmo incontenibile, quindi avrai necessità. Ti abbiamo trovato, direttore, il brano da lui richiesto, Supreme di Robin Williams. Benissimo, poi ci sentiamo tra poco. Esaudite anche le richieste musicali del nostro Emiliano Tozzi, che se n'è andato a bersi un bicchiere d'acqua. Ne approfitto ancora, scusami, ti rubo altri 30 secondi Emiliano prima di ridarti la linea, per salutare ancora i nostri 3 amici che ci accompagnano: il Rifugio Agriturismo sulle colline Cesenati sopra Calisese, nel cuore della campagna, con ortaggi di produzione propria che diventano protagonisti di una cucina che rispetta la stagionalità e le ricette della tradizione romagnola, immerso nella natura, accogliente e familiare, un luogo autentico dove natura, tradizione e ospitalità si incontrano. Poi abbiamo Apart Hotel, che è sia un appartamento che un hotel, ma soprattutto è entrambi, perché è un appartamento, perché in ogni stanza si trova l'angolo cottura, l'angolo cucina dove ci si può cucinare, ma è anche un hotel perché ti cambia la biancheria tutti i giorni e ti offre una colazione in stanza di qualità. Romea Apart Hotel è in via Romea 605 a Cesena, il meglio di un appartamento con la comodità di un hotel a prezzi che non sono doppi. Poi chiudiamo con la Rosa dei Venti, con il posto dove poter mangiare ottimi piatti sia di carne che di pesce, con anche pizza cotta nel forno a legno, un'ottima location per le vostre feste e cerimonie. Si trova a Forlimpopoli in via Berlinguer nella tangenziale esterna, aperto tutti i giorni a pranzo e alla sera dal giovedì alla domenica. Allora Emiliano, ritorniamo a te per la seconda parte di questo tuo intervento sempre energico, sempre molto molto qualificato. A te. Niente, guarda Daniele, se vogliamo parlare invece di Formula 1, sempre per tenere a buon fede a buon Jimmy che mi ha fatto una certa tipo di richiesta, Kimi Antonelli ha in mano la storia della Formula 1, nel vero senso della parola, sia di casa nostra che di quello che è la disciplina stessa delle monoposto. E dico questo perché al di là di quello che ha fatto in Cina, ripetersi non era scontato, e il ripetersi significa ottenere 2 pole consecutive come non faceva Riccardone Patrese del 91, quando addirittura furono 3. Per trovare veramente un pilota che ha ottenuto 2 pole consecutive dobbiamo andare a 40 anni fa, Teo Fabi con la Benetton, quando fece pole in Austria e poi al Gran Premio d'Italia di Monza. Se vuoi trovare uno che ha vinto, un pilota italiano, 2 vittorie consecutive, devi invece andare al 53 Olanda-Belgio con Alberto Ascari e la sua Ferrari. Ma un pilota che ha ottenuto e fatto quello che ieri ha fatto Andrea, ovvero 2 hat-trick a neanche 20 anni, questo non l'ha fatto veramente nessuno. 2 hat-trick vuol dire ottenere al contempo, oltre alla vittoria, la pole il sabato e il giro veloce in gara. Questo dà un po' veramente la cifra di quello che Andrea Kimi Antonelli sta facendo in Formula 1, quello che può fare, perché potenzialmente 3 vittorie in una stagione mai nessun pilota italiano le ha ottenute e la potenzialità c'è tutta, detto anche quello che ho espresso all'inizio del mio intervento. E in tutto ciò, ecco, Ferrari sembra stare un po' lì a guardare. Tu mi chiedevi prima, il buon Kimi era uno che era alla porta della Ferrari quando a dirigere la Driver Academy c'era Massimo Rivola, che oggi è a capo di Aprilia, e gli fu detto a buon Rivola che era troppo piccolo, troppo giovane, diciamo così, era ancora un bambino. Venne il buon Toto Wolff dalla Germania, se lo portò in Mercedes e oggi abbiamo Andrea Kimi Antonelli con la V17 assolutamente vincente e pronto a grandi traguardi. In tutto ciò Ferrari, a me personalmente, al di là del spettacolare terzo posto di Leclerc col sorpasso all'esterno su Russell, mi lascia perplesso il fatto che comunque McLaren gli è finito davanti.
io spero che questa pausa forzata di un mese per la condizione internazionale legata alle vicende medio orientali possano tornare favorevoli a Ferrari per migliorare quella che è chiaramente il vero deficit della sua competitività legata all'energia prodotta all'utilizzo della Power Unit, perché anche qui l'ala Macarena, che doveva essere un po' la novità del momento, non ha funzionato. Lasciami aggiungere che quello che è successo tra Berman e Colapinto è stato invece l'altro lato oscuro di questa Formula 1, perché Berman è stato vittima di un improvviso rallentamento di Colapinto, che appunto per avere poca energia si è trovato con un default di velocità di meno 40 km/h. Berman improvvisamente si è trovato una macchina piantata davanti ed è finito lui nel muro. Questo è ancora un lato oscuro di quella Formula 1 che il 3 di maggio a Miami dovrà riprendere il filo di tutti questi discorsi. Va bene, quindi noi avremo una piccola pausa, ma ci hai già dato, prima non in diretta, ci hai già dato la disponibilità per la tua presenza anche lunedì prossimo nella puntata straordinaria di Pasquetta, anche perché poi mi sembra di aver visto che a metà mese c'è un appuntamento a Imola, alle 6 ore di Imola. Sì, ecco, esatto, si fermano per un po' di tempo sia MotoGP che Formula 1. MotoGP da calendario tornerà il 26 di aprile a Jerez, Formula 1 per i motivi che ha detto il 3 di maggio, ma Diogene Sport sarà presente alle 6 ore del WEC di Imola e cercheremo di farne un resoconto più che dettagliato dell'appuntamento più importante in stagione dell'Autodromo Enzo Ferrari. Va bene, sei il nostro specialist, ti sentiamo assolutamente sempre volentieri. Anche a te buona Pasqua e poi ci sentiamo. Buona Pasqua a tutti voi gli ascoltatori. Grazie Emiliano, a lunedì prossimo, ciao. Siamo veramente in chiusura, sono le 20.05, chiediamo scusa a Marco Zuccarelli, nostro specialist del rugby. Chiudiamo con te Marco, scusaci se abbiamo anticipato l'intervento di Formula 1 e l'intervento di MotoGP, non volermene. Come è andato il weekend? Dimmi pure. Buonasera amiche e amici di Radio Centrale, no, ma sono stracontento per l'amico Emiliano Stella Stai Tozzi che ha potuto veramente dare tante informazioni sulle due discipline che lui segue. Niente, io purtroppo torno con una sconfitta. Il Romagna perde in casa, stavolta il Rugby Paese, la capolista Rugby Paese, a passare sul campo di via Montefiore. Una partita che, al di là del punteggio 21-30, che può sembrare ampio e poteva essere anche più ampio perché i calciatori veneti hanno calciato con uno 0-7 dalla piazzola, e in realtà è stata una partita molto più combattuta. A Cesena il Romagna diciamo che vive una stagione di transizione, il Paese cerca il salto di categoria, per cui era abbastanza scontato questo risultato. In questo momento il Romagna è in penultima posizione, diciamo che il prossimo match in casa del Villorba sarà puro spettacolo, perché sia il Romagna che il Villorba non hanno più nulla da chiedere alla classifica, per cui sarà sicuramente tutto palla alla mano, tutto scintille, tutto spettacolo per gli appassionati. Veramente sarà un momento stradivertente. E Romagna che è arrivato in questo match anche con una formazione un pochino corta, la stagione è stata lunga e abbastanza impegnativa, diciamo che non era proprio al top delle convocazioni, con qualche giocatore fuori. Però tutto sommato, ecco, si fa esperienza e si rimanda al prossimo anno, dove sarà un campionato vero, perché come ho detto in uno dei primi interventi, quest'anno non c'è retrocessione per via della ristrutturazione dei campionati nazionali da parte della federazione. Ecco, il prossimo anno sarà campionato vero. Domenica si riposa, chiaramente è Pasqua, e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte quante le ascoltatrici e a tutti quanti gli ascoltatori. Si riprende il 12 di aprile e poi dopo sarà il 19 aprile, sarà l'ultima giornata, e in casa sarà l'ultima giornata dove ci sarà festa, un match anche questo abbastanza interessante col Viadana. Benissimo, noi quindi ci sentiamo il lunedì 13, salterai la puntata di lunedì prossimo di Pasquetta, ma ci sentiremo appunto il lunedì successivo. Grazie ancora per la tua pazienza Marco Zuccarelli, e siamo in chiusura 20.06, anche noi
ci accodiamo a quello che ha già detto Marco Zuccarelli e i nostri collaboratori che sono intervenuti, tutti quanti, per fare gli auguri di una felice e serena Pasquetta. Vi ricordiamo ancora che noi lunedì prossimo, giornata di Pasquetta, saremo in onda, anticiperemo addirittura un pochettino per parlarci un po' addosso, soprattutto di Cesena su Tirol, alla ripresa del campionato di Serie B. Sarà la terza partita di Asley Cole, ma sarà un appuntamento comunque a tutto tondo. Vedremo di imbastire una bella scaletta che comprenda anche altri sport oltre ai soliti basket, volley, rugby, automobilismo, motociclismo. Quindi grazie ancora ai nostri tre amici, Rifugio Agroturismo, Apart Hotel di Via Romea e La Rosa dei Venti, ai quali auguriamo anche loro una felice Pasqua con le loro attività. Noi, direttore, ci sentiamo lunedì prossimo, lunedì. Appuntamento sarà la 9ª puntata di anticipato alle 18:30, giustamente mi ricorda Jimmy che è qui davanti a me. Ci sentiamo lunedì prossimo, buona Pasqua a tutti. Ancora e sempre auguri. Centrale Sport, auguri, grazie.